Ben ritrovati con una nuova puntata di Sport Trading Talk. Continua appunto il nostro viaggio alla scoperta di questo settore, che ovviamente come sempre Davide Renna qui con noi. Ciao, ciao. Entriamo subito nel vivo del tema di oggi, che è la gestione del tempo. Sì. Quanto importante, insomma, raccontaci un po'. Sì, guarda, la gestione del tempo, nella puntata precedente abbiamo parlato del denaro, no? E si dice che il tempo è denaro. Ed è esattamente questo, perché è uno dei dettagli più subdoli di questo lavoro. Partiamo dal presupposto, io ho iniziato a fare questo lavoro per liberare tempo, Ok. quindi di certo non mi sono mai visto come un trader 10 ore davanti al computer, piuttosto che ma proprio perché il mio obiettivo era quello che mi desse libertà finanziaria, ma soprattutto libertà di tempo, proprio perché da sempre ho percepito il tempo come il mio vero valore, molto più del denaro. E nel trading questo si amplifica a me, perché secondo la mia esperienza e per quello che posso sicuramente portare per il mio caso, il vero valore è quando non fai trading rispetto a quando lo fai. Quindi la capacità che ho acquisito nel tempo di non operare su determinate opportunità o pseudo opportunità è quello che poi ha determinato il gran parte del mio risultato, ed è quasi controintuitivo, perché si pensa che il trader sia sempre lì a cercare un'opportunità, sia sempre lì a cercare un'operazione. In realtà cercare di non fare quando non si è perfettamente allineati, oppure quando l'opportunità non è perfettamente allineata al tuo modello, è stato uno dei fattori principali. Quindi il tempo per me è una variabile fondamentale, sia intorno al trading. Ok. Quindi per come gestisco la mia giornata, ci sono giornate che nascono molto spaziose come tempo, e quindi riesco a prepararmi, riesco a concentrarmi, riesco a sentire lo spazio, a entrare nello stato giusto. Abbiamo parlato dello stato per il processo decisionale, è fondamentale, e allora è la giornata ideale per fare trading. Ci sono giornate che nascono frammentate, quindi sono completamente interrotte, non so, sicuramente capita anche a te. Ci sono quelle giornate dove qualunque cosa ti interrompe, dove sono costituite da tanti task che si mettono insieme, di alcuni importanti, alcuni no, alcuni stupidi, notifiche, telefonate. Quelle giornate frammentate sono le giornate peggiori per fare trading, e quando l'ho capito, il sapere fermarmi in quelle giornate ha fatto la differenza. E poi il saper prevenire quelle giornate ha fatto ulteriore differenza. Quindi oggi la mia giornata da trader è strutturata per avere quello spazio che ho visto che è fondamentale per portare il mio risultato. Ma prima ancora di questo, riconoscere quelle giornate frammentate, quelle giornate povere di tempo o sporche di tempo, prima di entrare a fare trading, e quindi di non fare trading in quelle giornate, è stato completamente decisivo. Poi il tempo è un concetto davvero molto molto ampio. Mi viene in mente la mia lotta contro la FOMO, abbiamo parlato negli errori, la fear of missing out, quindi la paura di perdere un'opportunità, era per me legata ad un'errata concezione del tempo, no? Noi molto spesso siamo condizionati dalle credenze limitate che abbiamo, delle credenze che ci limitano, e quindi senza volerlo, che abbiamo assorbito dal nostro contesto, sempre lì, familiare, scolastico, culturale, assorbiamo delle credenze e ce le portiamo avanti fin quando non sono consapevoli. E io avevo una credenza molto errata del tempo, perché ho sempre visto con paura il tempo passare, gli anni che passano, il diventare vecchio, e quindi avevo questa credenza che mi portava a pensare che ogni opportunità che passa, il treno passa una volta sola. Ecco, questa era la mia credenza, che
mi metteva all'interno del trading in una condizione pessima, perché vuol dire che mi passava davanti un'opportunità e indipendentemente dal fatto che fosse attinente al mio modello, piuttosto che io fossi nello stato giusto o nello stato sbagliato, io dovevo prenderla, perché quella era la mia credenza limitata. Quel treno va preso una volta sola. Poi ho revisionato le mie credenze nel primo percorso del professionismo, quindi parliamo già di qualche anno fa, e ho iniziato a capire che le opportunità non passano una volta sola, le opportunità siamo pieni di opportunità. Cioè, è vero, un treno passa una volta sola, ma noi viviamo in una stazione che è piena di treni, no? Quando ho rovesciato quel tipo di credenza limitata, allora è cambiata la mia concezione di timing, e quindi mi sono liberato dalla paura di perdere l'opportunità, quindi dalla FOMO. Ma quella partiva da una concezione sbagliata che io avevo del tempo. Assolutamente. Diciamo che poi entra in gioco forse una paura opposta, no? La paura proprio di aspettare magari troppo. Ecco, anche lì bisogna insomma fare una valutazione delle cose. Mi viene in mente che il tennis è stato per me una scuola fondamentale sulla gestione del tempo, perché soprattutto in quello fatto dal vivo, perché ripeto, non mi è mai piaciuto fare trading sul tennis vedendolo in TV, perché ti obbligava ad una alienazione che andava contro il mio scopo principale. Però quando l'ho fatto all'esterno, sui campi da tennis, è stata un'esperienza davvero molto piacevole, ma allenante, perché il tennis ha una velocità estrema nei cambi di stato, break contro break, piuttosto che, e quindi cambi estremi di quota, quindi vuol dire tante possibilità di entrare e di uscire, ma necessità di allenare il timing in modo importante. E mi ricordo che il primo giorno sui campi o il secondo giorno sui campi io dovevo settare bene il timing, quindi entravo sempre un momento in ritardo, uscivo sempre un momento prima e quindi non riuscivo a settare bene il mio timing. Poi dopo l'allenamento, al terzo giorno iniziavo ad entrare in allineamento, no? Quindi è proprio una questione di allineamento del tuo tempo e del tuo orologio interno. Nel momento in cui il tuo orologio interno è allenato rispetto alla tua operatività, è allineato rispetto alla tua operatività, allora il tempo di entrata e il tempo di uscita diventa una competenza quasi naturale. Però bisogna allenarlo, perché non Certo. Il trading nella sua forma più pura è entrare e uscire, capire quando entrare, capire quando uscire. Se entro bene ed esco meglio, ho fatto il trade, quindi mi rendo indipendente dal risultato finale e quindi ho fatto il trade. Però è una questione di timing, questione di capire, e spesso è aspettare, ma spesso è anche non aspettare troppo, e quindi è difficile, ecco, non possono, cioè è un lavoro che va allenato e che sicuramente rispecchia delle abilità che tu devi avere anche in fisiologia. Certo. Spesso io sono in anticipo, molte volte tanto in anticipo, a livello imprenditoriale molte volte porto avanti delle idee che vengono assorbite dal mercato un anno dopo, 2 anni dopo, perché io sono spesso tanto in anticipo, e questo nel trading è stato un problema, perché ho dovuto imparare a aspettare il momento giusto senza aver paura di aspettare. Assolutamente, diciamo che questo è un po' l'errore che sorge più spesso, no? Per coloro che insomma si affacciano un po' a questo mondo. E, il non fare è davvero una decisione? Non fare è la più bella decisione che puoi prendere, è una decisione difficilissima. Se sei portato all'azione, se sei operativo, se l'azione ti dà anche quella adrenalina, quel senso vitale che dà a tutti, e che nel trading devi mano a mano eliminare, perché è una adrenalina negativa, ma spesso non fare è una delle migliori decisioni possibili, soprattutto capire quando non fare. Diciamo che la meditazione mi ha dato molto da questo punto di vista, perché vuol dire mettersi lì e non fare per 30, 40, 50 minuti a sessione, quindi concentrarsi sul non fare, concentrarsi sul sentire il tuo respiro, sentire i tuoi sensi che vogliono portare dentro
i tuoi pensieri e invece non li puoi elaborare. È stato, ormai edito da 6-7 anni consecutivi tutte le mattine, quindi anche qui è un forte allenamento, ma è come qualunque cosa, se vado in palestra per 7 anni consecutivi tutti i giorni, divento forte. Certo. Questo è normale. Di certo non si parte da 40 minuti, però questo è stato davvero una pratica fondamentale, proprio perché ho riconosciuto il valore che il non fare a livello operativo, almeno per la mia strategia, è tantissimo. Certo. Io faccio circa 200 operazioni l'anno, quindi vuol dire che gran parte del tempo lo passo fermo. Quindi, e rimanere allenato quando sei fermo, nel mio caso, uno dei temi più difficili. Ed è più importante quello che fai o quando lo fai? No, è molto più importante come ti prepari per il momento di fare, Okay. e poi il tempo di entrata. Però come gestisci il tuo tempo fuori dall'operatività è molto più importante. Ma è un po' come anche nel calcio, cioè un atleta, qualunque atleta, la performance sportiva quanto dura? 90 minuti. E quanto ti prepari a quella performance sportiva? Tantissimo. Quindi vuol dire che tutto quello che fai in quel momento, cioè fuori da quella performance, vale molto molto di più, perché è allenante per quel tipo di performance. E quindi è un concetto davvero molto molto interessante, il tempo, perché ha varie sfaccettature, e come lo impieghiamo, adesso siamo qui a fare filosofia, però come lo impieghiamo, secondo me è l'aspetto più affascinante del nostro lavoro. Poi in questo non sono ancora un professionista assoluto, spesso le mie giornate, perché poi non dipende solo da te, dipende anche da tutto quello che c'è intorno, e spesso ogni tanto capitano le mie giornate che sono disallineate, Certo. costruite male, magari spesso dico guarda, la mattina non devo prendere impegni la mattina, perché mi si comprime un po' tutto il risveglio, le pratiche del risveglio, eppure sono le 10 di mattina e sono qua. Certo. Perché poi non dipende solo da te, dipende da come si incastrano gli impegni, ma capire cosa fare poi a livello di trading è la parte che mancava. Quindi poi nel momento in cui ho una giornata complessa, so che o non sono operativo, o sono operativo in modo molto elementare, devo diminuire la propensione al rischio, e perché rischio. Certo. Oppure giornate dove il mio tempo è condizionato da trasferimenti lunghi dalla Slovenia a Milano, piuttosto che quelle giornate il tempo si comprime. Qualcosa prende il tuo tempo in modo importante, tipo il trasferimento, vuol dire che tutto il resto si comprime, e quindi non puoi essere lo stesso quando ti metti di fronte a un computer. Assolutamente. Quindi questo è il gran valore. Come sempre, ovviamente incide tantissimo la parte mentale, lo stato mentale, che insomma bisogna anche di saperlo gestire. Sì, ma è molta pratica, Sì. perché poi dopo sembra che lo stato mentale o il mindset sia solo una questione di predisposizione o qualcosa di astratto. In realtà è molto pratica, cioè ripeto, mettersi lì a meditare mezz'ora al giorno non piace a nessuno quando cominci, ma forse anche quando vai avanti, sia la cosa più bella del mondo mettersi lì a meditare. Poi i benefici che invece ti dà quel tipo di pratica fa la differenza. Io non mi è ben piaciuto andare in palestra a me, eppure però quando l'ho fatto con continuità il beneficio lo senti. Assolutamente. E dicevo che poi entra in gioco appunto un altro tema, che è quello della fretta, no? Ecco, ma appunto da dove nasce in base alla tua esperienza? Dal fatto che sono nato di 7 mesi, quindi la fretta è un mio fattore congenito. A parte gli scherzi, la fretta è la voglia di arrivare a un risultato, e quindi non innamorarsi del processo ma del risultato. Ma questo è un grande fake che ci portiamo in età giovanile. Fortunatamente l'ho un po' debellato, perché non sono più in età giovanile, però in realtà capita spesso che molte volte quando arrivi al risultato dici ma però sì, pensavo mi desse quella grande soddisfazione. In realtà no.
il processo ti dà molto più soddisfazione, no? Quando ti dice ci innamoriamo del viaggio e non della destinazione, e quello è un po' il senso. Quindi la fretta viene da quello, o da un'errata concezione del tempo che tu hai nel tuo orologio biologico, nella tua testa. Quindi quando ti affretti a comprimere le cose, poi lì nascono gli errori, nascono più dilati il tempo, che poi abbiamo fretta di arrivare dove? Certo. Tutti lì dobbiamo arrivare, no? Quindi se vado di fretta arrivo più veloce lì. Se dilati il tempo vengono fuori delle cose molto interessanti. Diciamo anche operazioni più di qualità, diciamo. Di qualità, certo, molto più attinenti al tuo modello, molto meno sporche, molto meno... Perché poi, ripeto, molte volte mi è capitato molte volte negli anni precedenti, di sporcare un po' i miei risultati da delle operazioni un po' borderline che non erano perfettamente coerenti con o il mio stato o il mio modello. E eliminare quel tipo di operazioni mi ha portato una stabilità totale nel mio metodo. Ieri un potenziale investitore mi chiedeva: ma nel tuo track record c'è quasi assenza di varianza, c'è quasi assenza di sali e scendi, sostanzialmente, che matematicamente dovrebbero esserci. È vero, però stiamo analizzando il mio track record degli ultimi 3-4 anni, quindi perché sono il risultato di questo tipo di approccio, di un'estrema pulizia nel fare operazioni soltanto quando sono 100% attinenti al mio modello e sono 100% attinenti al mio stato. Quando le due cose combaciano, io faccio l'operazione. E questo lo puoi fare solo se impari, se ho imparato a stare fermo e non avere fretta, perché poi devi aspettare che la prossima operazione magari è tra 3 giorni, e quindi adesso siamo a maggio, i campionati stanno finendo, sì, quest'anno ci sarà il mondiale, però fondamentalmente ci sono 3 mesi dove io ho sempre fatto una fatica totale, Certo. perché le operazioni sono molto poche, e fortunatamente posso dedicarmi ad altro, però devi imparare davvero a stare fermo. Assolutamente. Abbiamo fatto una bella panoramica anche sulla gestione del tempo. Ti ringraziamo, Davide, per essere stato ancora qui con noi. Ricordo, potete trovarlo su Instagram, Davide Renna, LinkedIn Davide Renna, e poi trovate anche il sito web www.sport-trading.life. Grazie mille, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao.